Buon salve a tutti ragazzi, sono Fabio e finalmente mi vedete in una location diversa che non sia per strada in qualche paese o qualche luogo esotico del mondo a vloggare come vi ho abituato finora. A breve partirò per un sacco di viaggi, quindi mi raccomando, se non mi seguite su Instagram andate subito a farlo, così scoprirete dove andrò ad avventurarmi quest'estate e non solo. Inoltre ragazzi ne approfitto per ricordarvi che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutte le mie avventure in giro per il mondo. A voi basta un semplice click e non costa nulla, ma per me è di grandissimo aiuto per sostenermi. Quindi detto questo, iniziamo con il video. Di cosa parliamo oggi? Beh, se hai cliccato su questo video è sicuramente per tre principali motivi. Numero 1, ti piace viaggiare e vuoi farlo più spesso. Numero 2, credi che il viaggio sia davvero una grossa spesa. Numero 3, sì dai, sei un po' tirchio come me. Dai, dillo. Quindi amico mio, sei nel posto giusto perché ti andrò ad elencare i miei 10 consigli per organizzare un viaggio a bassissimo costo ma senza farti mancare nulla e soprattutto con grandissime soddisfazioni perché sarà completamente organizzato da te e basta. Ebbene sì ragazzi, come dice il famoso detto, il tempo è denaro. Ma perché? Perché più aspetterete a prenotare, più i prezzi saliranno. Quindi iniziate già a informarvi da parecchi mesi prima su dove andrete nel vostro prossimo viaggio. Ovviamente per alcuni di voi questo non sarà proprio così semplice, perché dipenderà da quando avrete le vostre ferie liberi dal lavoro. Quindi appena le saprete, che aspettate? Iniziate immediatamente ad informarvi e ad organizzare la vostra avventura. Ma come si organizza il proprio viaggio da soli senza appoggiarsi ad un'agenzia? La scelta della destinazione non è proprio un problema così semplice da risolvere se vuoi fare un viaggio spendendo poco. Dovete sapere che nei periodi in cui la maggior parte della gente è in ferie, come Natale, Pasqua, Capodanno, ponti vari, feste varie, i prezzi lievitano a dismisura perché sono proprio quelli gli unici periodi dell'anno in cui la gente normale può concedersi un viaggio. E questo si collega benissimo al primo punto che abbiamo detto, perché il fattore prenota con anticipo sarà ancora più fondamentale qui. Ad esempio, quest'inverno, appena tornato dalla Romania, volevo già organizzare il mio prossimo viaggio per quest'estate. Avevo visto dei voli per Barcellona più o meno a 20 euro, alla fine ho optato per un'altra opzione quest'estate, mi raccomando seguitemi su Instagram, e qualche giorno fa sono andato a rivedere gli stessi voli che avevo visto a febbraio e da 20 euro sono passati a 120. Quindi per questo dico, appena saprete il vostro periodo di ferie, non aspettate, andate subito ad informarvi e appena siete sicuri, prenotate. Supponiamo che non avete idea dove volete andare, ma volete assolutamente prenotare per farvi una bella vacanza. Quindi cosa fare in questo caso? Andate su Skyscanner, mettete il vostro aeroporto di partenza e il periodo e scegliete come destinazione ovunque. Vi compariranno tutte le destinazioni scelte per voi, dalla più economica alla più cara. Dopodiché, selezionandone una, vi dirà le date di andata e ritorno più economiche. Volendo potete scegliere soltanto andata. Dopo che avrete impostato tutti i filtri che volete, vi sarete di sicuro fatti un'idea su dove andare e in che periodo. E se avete delle date flessibili ancora meglio. Scegliete i vostri voli e andate a controllare immediatamente sul sito della compagnia aerea scritta che sia effettivamente così. Molto spesso andando sul sito della compagnia aerea vi accorgerete che i prezzi in realtà sono anche inferiori e andrete a risparmiare qualcosina. Quindi fermatevi su quel sito e acquistate i vostri biglietti. Le compagnie low cost che vi consiglio per prendere voli dall'Italia sono Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Pegasus e Volotea. Ma non sono le uniche, ce ne sono delle altre, ma con destinazioni un po' più particolari. I bagagli. Questo è il punto in cui la gente viene maggiormente fregata, perché vi capiterà di sicuro di trovare un volo a 20-25 euro e poi troverete di imbarcare una valigia a 24 euro. Ma com'è possibile? Ebbene sì ragazzi, questo è il metodo di marketing attraverso il quale le compagnie aeree low cost, e non solo, riescono a sostenere le loro spese, perché i siti sono fatti apposta per farvi acquistare un biglietto a poco prezzo, ma impostato nel modo tale per farvi comprare sempre più roba aggiuntiva: bagagli, assicurazioni, cibo in aereo, taxi dall'aeroporto, servizio navetta e altre cazzate che non servono. Dovete sapere che praticamente in tutte le compagnie aeree potrete portare con voi, insieme al singolo biglietto del volo, uno zaino o una borsa delle misure massime solitamente di 40 x 20 x 25. E mi direte, sì, magari per 2 o 3 giorni può bastare, ma se devo fare un viaggio di più giorni come faccio? Intanto vi consiglio di cercare su Amazon digitando zaino da viaggio 40 x 20 x 25. Vi compariranno un sacco di zaini con veramente tanto spazio, fatti come una valigia, con tantissimi scompartimenti apposta per farci stare più roba possibile
E il bello è che proprio come vi ho detto saranno gratuiti, inclusi nel biglietto, e non dovrete pagare nessun supplemento per portarvelo con voi in aereo. Io ad esempio ho scelto questo zaino qui, che dentro è fatto proprio come una valigia, con il cavo USB da far vedere fuori, con tante tasche qui, tante tasche qua, e soprattutto impermeabile. Ce ne sono veramente tantissimi, quindi andate a darci un'occhiata. Ma cosa succede se avrete bisogno di una valigia aggiuntiva perché giustamente dovete stare via più tempo? Fate bene attenzione e non fatevi prendere dalla fretta da farvi ingannare dal secondo pacchetto. Selezionate la tariffa base e proseguite con quella. Qui ora potrete aggiungere le stesse identiche cose, ma a metà del prezzo precedente. Semplice, no? Proseguendo troverete la scelta dei posti ed altre cazzate, ma lasciate stare. Tutte cose inutili. Vi consiglio di prendere la priorità con il bagaglio a mano aggiuntivo, così potrete entrare per primi in aereo, avere il vostro semplice zainetto da mettere sotto il sedile davanti e anche la valigia da mettere sopra le cappelliere, così avrete tutto sempre con voi e non sussisterà nemmeno il problema: ma se in stiva me lo perdono? Per molti di voi questo di sicuro sarà un consiglio da poco, ma in realtà mi sono accorto che invece non lo è. Ragazzi, occhio agli orari dei voli. L'ideale sarebbe partire la mattina con il volo d'andata, magari il più presto possibile se il prezzo lo consente, per arrivare a destinazione sempre alla mattina ad un orario decente per godervi tutta la giornata. Mentre per il volo di ritorno è proprio il contrario. L'ideale è prenderlo alla sera, così alla fine della giornata vi andate a prendere il vostro volo. Ma cosa succederebbe se succedesse il contrario? Succederebbe che perderete 2 giorni importantissimi del vostro viaggio, pagando lo stesso la notte nel vostro alloggio. Dovete fare un viaggio più tappe? Dovete fare un viaggio nel quale vi spostate internamente nella singola tappa? Beh, è comunque una domanda da porsi. Come mi sposterò? Molto spesso, se siete in una grande città, i mezzi pubblici più convenienti sono gli autobus e la metro. Andate a cercare su internet il modo migliore per risparmiare comprando i biglietti, magari degli abbonamenti o dei carnet. Mentre se volete spostarvi da una città all'altra, vi consiglio sempre gli autobus, ma anche i treni. Ci sono tantissimi siti che vi indirizzano ad altri siti ancora per farvi confrontare quali sono i migliori mezzi pubblici più convenienti per soldi e per tempo da farvi prendere. Io quello che utilizzo più di frequente è Trainline. Inserite il luogo di partenza e la destinazione di arrivo. Mettete i vostri dati, selezionate e avviate la ricerca. Vi compariranno tutti gli autobus e tutti i treni disponibili per spostarvi. Il mio consiglio prima di tutto è farvi sempre un bel itinerario ben organizzato. Qui troverete soprattutto Flixbus e BlaBlaCar, che sono i bus più conosciuti ed economici, che oltretutto hanno l'opzione della cancellazione gratuita. Mentre se dovete fare un viaggio che prevede lo spostamento in vari paesi o destinazioni più lontane, tenete anche in considerazione i treni e i bus notturni, che sì, ci metteranno un bel po', non saranno così comodi per dormire rispetto a un letto, ma vi faranno risparmiare una notte in hotel che dovreste pagare altrimenti. Ma soprattutto non sprecherete delle ore di luce sopra questo mezzo che potrete benissimo utilizzare per visitare le città. Questo è il vantaggio dei mezzi notturni. Io ragazzi sono stufo di dirlo, vale sempre la solita regola, prima di tutto, di prenotare il prima che potete per spendere meno. Ma come e dove prenotare? Io mi sono sempre trovato benissimo con Booking. Scegliete la destinazione e le date prima di tutto. Dopodiché avviate la ricerca e andate sulla cosa più importante, i filtri. È il metodo migliore per sfoltire la ricerca. Ma quali filtri utilizzare? E come? Siamo sicuri che siano tutti importanti? A meno che non state prenotando oggi e partite domani, mettete sempre cancellazione gratuita. Così in caso di imprevisto potrete sempre disdire la prenotazione senza tirar fuori un centesimo. Lasciate solamente questo filtro e fate attenzione. Ora avviate la ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, impostate successivamente l'ordine degli alloggi che vi compariranno. Io metto sempre prima partendo dal prezzo più basso. Così intanto mi faccio un'idea su quanto si aggirano le strutture più economiche. Dopodiché abbasso il prezzo per notte e, ricordandomi quanto era il prezzo più basso precedente, cambio l'ordine e imposto la distanza dal centro. In questo modo troverò un compromesso tra la struttura più economica e quella più in centro città. Vi accorgerete che spesso e volentieri quelle più economiche sono effettivamente in centro, ma senza aver messo i filtri in quest'ordine non l'avreste mai saputo. Inoltre su Booking più alloggi completerete e più salirete di livello, in modo tale da avere sconti e upgrade gratuiti un po' alla volta. La cosa più importante di tutte però, lo so sembrerà strano, è prenotate dal vostro cellulare. Perché? Semplicemente perché la piattaforma vi consente di avere sconti esclusivi solamente se prenotate dall'app del vostro telefono. Meglio, potete prenotare direttamente da sdraiati a letto. Iniziamo ad entrare in un argomento un po' più delicato e più sofisticato, che non fa per tutti. Se state guardando questo video, quasi sicuramente non siete amanti degli hotel di lusso e dei ristoranti stellati. Quindi,
Come andare avanti nella vostra vacanza spendendo poco con il cibo? Beh, io essendo amante delle cucine etiche e voglio assolutamente mangiare sempre qualcosa di tipico ogni volta che vado in un posto nuovo, dedico solamente una volta, o il pranzo o la cena, nel paese in cui sono per mangiare qualcosa di tipico, in qualche ristorante ovviamente. Ma questo non vuol dire per forza andare in un ristorante lussuoso. Spesso e volentieri i piatti tipici di ogni paese li trovate in piccoli ristorantini semplici o addirittura in stile street food ai mercati e nelle piazze. Cercate bene quali sono i piatti tipici di ogni paese su internet e di conseguenza andate a cercare anche quali sono i migliori ristoranti che li preparano. Mi raccomando, non fatevi truffare dai promoter che vi assillano nelle vie principali di ogni città. Quello difficilmente è tipico e soprattutto è costoso. Altro consiglio, per quanto riguarda la colazione invece, quando sceglierete il vostro alloggio, per curiosità cercate inserendo il filtro colazione inclusa, ma fate attenzione a quanto andrete a spendere di più rispetto allo stesso alloggio senza colazione. Cercate di informarvi precedentemente quando andrete a organizzare il vostro viaggio quanto costa la vita in quel paese e quanto all'incirca potrete spendere di far colazione fuori. In questo modo riuscirete a capire se la cifra che vi propone l'alloggio colazione inclusa è più conveniente oppure no rispetto a fare colazione fuori. Io personalmente negli ostelli mi sono sempre trovato molto bene e ve li consiglio, anche perché avete la cucina e potete comprare le cose al supermercato e andarvele a preparare direttamente a casa, ovvero in ostello. Se invece non avete questa possibilità, vi consiglio di portare sempre con voi nello zaino sempre una vaschetta e delle posate da casa, così potete comprare qualcosa al supermercato da mangiare magari all'aperto in un parco quando ci sono le belle giornate. Altrimenti, se non volete andare al ristorante e nemmeno al supermercato, vi consiglio fast food, ma pranzo e cena tutti i giorni della vostra vacanza fast food, beh, vedete voi. Per ultimo consiglio che vi voglio dare, ma assolutamente da non sottovalutare, è l'assicurazione. L'assicurazione diventa una cosa consigliata, ma praticamente obbligatoria, se si viaggia nei paesi al di fuori dell'Unione Europea, nei quali la vostra tessera sanitaria varrà zero. Cazzi vostri se vi fate male. Lo sappiamo ragazzi, non succede, ma se succede, le assicurazioni, soprattutto per pochi giorni, hanno veramente una spesa irrisoria. Io mi sono trovato molto bene andando su facile.it, mettendo i filtri dalla più economica alla meno, e spesso troverete assicurazioni che proprio tramite facile.it avranno degli ottimi sconti. Confrontatene alcune e valutate secondo voi la migliore, e se includere anche l'assicurazione del bagaglio in caso di smarrimento. Io scelgo sempre l'assicurazione base senza bagaglio, perché finora non mi è mai successo di mettere grossi bagagli in stiva, quindi l'avevo sempre con me in aereo, sotto il sedile davanti lo zainetto e sopra la cappelliera la valigia. Ultimo consiglio che vi sento di dare ragazzi, questo potrebbe entrare nel personale per alcuni di voi, però se effettivamente il vostro obiettivo della vita è fare più viaggi possibili perché è la vostra più grande passione e vi ricordo che la vita è una, risparmiate ragazzi, non buttate via soldi in stronzate come vedo fare la maggior parte delle persone. Se potete permettervi di spendere 50 euro ogni weekend in stronzate, beh, di sicuro non starete guardando questo video, perché di sicuro non avrete bisogno di capire come fare un viaggio low cost. Ultimamente sento davvero tanta gente che si lamenta che non ha soldi e che non può permettersi un viaggio. Ma allora, cosa vai a buttare via tutti quei soldi in cazzate ogni weekend? Ragazzi, è vero, i soldi non sono tutto, ma sono molto importanti, soprattutto se volete fare dei viaggi. Quindi ragazzuoli belli, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e un commento scrivendomi se questo tipo di contenuto vi è piaciuto e se ne volete vedere anche degli altri più avanti. Vi ricordo nuovamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di andarmi a seguire sui social per rimanere sempre aggiornati nelle mie vacanze. Tra pochi giorni si parte e non vedo l'ora. Ho veramente tantissimi viaggi prenotati, ovviamente mi sono preso per tempo, ho speso veramente poco e non mi farò mancare nulla. Seguite i miei consigli che vi ho dato perché sono fondamentali per fare un viaggio fai da te low cost con tantissime soddisfazioni. Qui da Dime Fabio è tutto. Eh sì, un giorno vi dirò da dove viene fuori questo nome. Vi saluto, baci, abbracci e spuaci!